Mi hanno detto che da queste parti lavorano sulle centraline di questi giocattoli e non solo. Andiamo a vedere insieme che cosa combinano. Ed ecco Valentino ed Alessandro che ci racconteranno un po' che cosa combinano, cosa succede in questo posto. Ciao Valentino, ciao Alessandro. Ciao, piacere. Sentite, che cosa combinate qui alla Dim Sport in provincia di Alessandria? Che cosa succede in questo, non si può chiamare capannone, è uno spettacolo questo posto. Sei capitato nel posto giusto al momento giusto, perché noi da 30 anni come Dim Sport proponiamo delle soluzioni per ottimizzare le prestazioni di qualsiasi tipo di veicolo e in particolare con Rapid Bike abbiamo delle soluzioni interessanti per questa moto, per questa BMW e per altre BMW. E questa soluzione si chiama Rapid Bike Smart e te la presentiamo oggi. Qui siete specializzati in centraline, anche in tante altre cose, però qual è stata l'evoluzione nell'arco degli anni, negli ultimi 20 anni? Si è passata dai carburatori all'iniezione più spinta con ottimizzazioni veramente all'ennesima potenza a livello tecnologico e infatti BMW è fra quelle che ha puntato di più a livello tecnologico avendo questo sistema che si regola in modo molto fine e molto tempestivo. Parliamo di un miglioramento di prestazioni in termini di cavalleria ma anche in termini di risposta o anche emissioni, cioè un lavoro di fino. Poi penso che veramente nell'arco degli anni ci sia stata un'evoluzione tale per cui i parametri adesso siano veramente infinitesimali, no? Sui parametri su cui lavorare. Una volta forse si andava giù di martello perché effettivamente erano abbastanza grezze le centraline di una volta, adesso sono tutte molto raffinate. Adesso ti presenteremo Rapid Bike Smart che proprio è una centralina veramente minuscola. I ragazzi di Rapid Bike che ti hanno rapito la moto infatti te l'hanno già spostata nell'officina, andremo a scoprire perché è così geniale nonostante le sue dimensioni molto ridotte. Andiamo? Accompagnatemi. Ti accompagniamo. Ciao. Valentino, adesso però mi devi far vedere prima di tutto come è fatta questa centralina e secondo come si monta, come si installa sulla nostra moto. Guarda, questo qua è il kit che viene commercializzato. La centralina è veramente minuta, è un concentrato di tecnologia studiata apposta per questo tipo di motore. Abbiamo il cablaggio che si interfaccia col sistema originale in modo plug and play, perché i connettori sono gli stessi che incontriamo sul mezzo. Quindi diciamo che è un sistema molto semplice da montare. Quanto ci si può mettere a montarlo? Generalmente ci si mette da 20 minuti massimo, ecco. È stato già fatto correre tutto il cablaggio da una parte all'altra, sono già stati collegate la sonda lambda di sinistra. Questa qua è la sonda lambda di destra, vedi che è molto semplice il collegamento, anche se comunque viene sempre consigliato di rivolgersi a professionisti. Ecco, adesso sta collegandosi alla presa UBD originale. Diciamo che questo collegamento serve per ricavarne sia l'apertura del gas e sia il parametro del girimotore. In questa maniera possiamo calibrare la modifica in base a questi due parametri. Davvero il grosso del lavoro sembra quello di fissare i componenti con le fascette. Sì. Perché poi è proprio stacca un connettore e attacca un altro. Sì. Ed eccoci pronti con la nostra moto che è montata sul banco prova. Valentino, sei pronto per il primo lancio? Sì. Centralina standard, vediamo i risultati. Ed eccoci con il primo risultato, cioè il primo grafico che indica appunto il primo lancio con la nostra moto con centralina standard. E come mi faceva notare Valentino, qui l'obiettivo non è il raggiungimento della massima potenza, bensì di una curva di erogazione
ai medi regimi. Sì, ai medi regimi, quindi a medie aperture. Questa qua è una curva che abbiamo fatto al 40% di apertura del TPS in modalità completamente stock. Si possono notare, diciamo, una certa linearità nell'erogazione e un rapporto stereometrico particolarmente magro. Qui si è lavorato su quella fascia d'utilizzo che interessa l'utente medio, diciamo all'utilizzatore di questo genere di moto. Il BMW classico che ha diciamo il bicilindrico ama l'erogazione nei bassi, medi regimi, quindi 2, 3, 4.000 giri. Infatti è lì che abbiamo un vantaggio netto con questo tipo di modifica. Senti, a questo punto però è venuto anche il momento di bypassare e andiamo a vedere i risultati invece con la centralina aggiuntiva, con questa nuova mappatura. Valentino, osservando questo grafico mi sembra che ci sia stata un'evoluzione notevole. Sì, abbiamo ottenuto un notevole incremento. Mettiamo anche l'altra curva per vedere il confronto. Possiamo vedere che ci sono circa 6-7 cavalli di incremento a 40% di apertura del gas, che è una bella percentuale e si riscontra anche nell'uso normale, perché il veicolo rimane più come dire, pronto a eventuali accelerazioni o a spunti che il cliente comunque vuole avere. Ecco. Vedo anche una bella linearità nella salita. C'è l'incremento e possiamo anche vedere che c'è una carburazione che è cambiata da un rapporto diciamo abbastanza sul magro a un rapporto ottimale per il rendimento del motore. Senti, qui stiamo parlando davanti a un grafico, la moto è ancora qui fissa con le cinghie, io vado a cambiarmi, metto la giacca e il casco, intanto se mi tirate giù la moto mi prudono le mani, voglio provarla. Va benissimo, ok. Dai! Due particolarità molto interessanti per questo sistema sono il software dedicato che ci permette appunto di intervenire, di personalizzare noi stessi la mappatura della centralina e due la possibilità di accendere e spegnere la centralina aggiuntiva semplicemente dando 5 colpi di gas, per cui 5 colpi di gas per accenderla, 5 colpi di gas per disattivarla. Inoltre a breve sarà anche disponibile un'app che ci permetterà appunto di intervenire su tutti questi parametri semplicemente agendo sul nostro smartphone. La cosa che colpisce di questo modulo aggiuntivo Rapid Bike è sicuramente la facilità con cui è installabile, per cui attraverso dei semplici connettori si riesce a installare questa centralina aggiuntiva plug and play. La cosa che emerge subito, immediatamente, è che non è tanto la potenza in più o la coppia in più che garantiscono, abbiamo visto la prova al banco, quanto la linearità. Già il Boxer BMW è un campione in questo senso, lineare, corposo, bellissimo da guidare. In questo caso si ha un'iniezione di progressione e di potenza, ma con una linearità davvero impressionante. Non abbiamo riscontrato nessun tipo di problema dal punto di vista appunto dell'erogazione, della risposta del gas, si accoppia perfettamente a quelle che sono le caratteristiche tecniche del bicilindrico tedesco. Qui quello che serve è tanto tiro ai bassi, ai bassissimi, come in questo caso. Qui siamo adesso intorno ai 2000 giri in terza marcia. Capacità di ripresa è notevole e non c'è nessun tipo di incertezza. Se già nel motore di serie siamo a livelli eccellenti, qua riusciamo a dare anche un qualcosa in più. Davvero un bel lavoro.